Way là! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del Gran Premio di San Paolo, prima noto come Gran Premio del Brasile. Si disputa all'autodromo José Carlos Pace, tracciato che in passato aveva già ospitato questo Gran Premio e più comunemente noto come tracciato di Interlagos, dal nome della zona cittadina sulla quale sorge. È l'ultimo dei 6 circuiti che ospita il format della gara sprint. L'edizione del 2022 ha sorprendentemente visto Kevin Magnussen sulla Haas ottenere la pole position in 1 minuto 11 secondi e 674 millesimi. La gara è stata poi vinta da George Russell su Mercedes. Parliamo del layout. Il circuito di Interlagos, inaugurato nel 1940, ha ospitato tra il 1973 e il 2019 ben 39 edizioni valide per il campionato di Formula 1. Dal 2020 ospita il Gran Premio di San Paolo. Originariamente il tracciato era lungo quasi 8 km e si sviluppava lungo il perimetro del terreno sul quale era stato realizzato. Presentava lunghi rettilinei raccordati da velocissime curve, soprattutto quelle iniziali e quelle finali, per poi contorcersi su se stesso nella parte interna. A partire dal 1957 diventa poi possibile utilizzarne anche solo la porzione esterna, conosciuta come circuito esterno. Alla fine degli anni Ottanta, quando le gare maggiori avevano già da tempo abbandonato il circuito, si decide un rinnovo delle strutture e del disegno della pista. Vengono studiate diverse proposte e alla fine la pista è pronta con la sua nuova forma per ospitare il Gran Premio del Brasile del 1990. La parte iniziale, che era velocissima, viene lasciata fuori dal tracciato e la prima curva viene eliminata in favore di una chicane in rapida discesa, nota come la S do Senna, l'attuale curva 1, che immette sulla curva do Sol, che invece è la attuale curva 3. Da questo punto il nuovo tracciato viene percorso in senso opposto rispetto a come era originariamente. Tra le altre modifiche presentate per quell'edizione c'è quella apportata nella zona tra le curve Mergulho e Juncao, le curve 11 e 12, dove il rettilineo che le raccorda viene spostato leggermente più a monte, in modo da ampliare le vie di fuga. Di conseguenza le due curve vengono riprofilate con lo stesso scopo. Questa pista richiede un carico aerodinamico alto o medio-alto che permette alle monoposto di affrontare al meglio il tratto guidato, ma qui l'assetto giusto è molto difficile da trovare proprio a causa delle continue variazioni altimetriche delle curve molto diverse tra loro e dell'alternanza tra curve molto veloci e un settore centrale che specialmente alla fine diventa particolarmente guidato e tortuoso, con tornanti e curve strette, garantendo una notevole difficoltà nel trovare un assetto che non usuri gli pneumatici e con un carico adeguato alla sezione appunto tortuosa del circuito. Presenta 2 zone di RS, la prima si trova sul rettilineo del traguardo, mentre la seconda è compresa tra le curve 3 e 4. Inoltre conta 15 curve. Il circuito misura 4,309 km, il che ci porta a capire che bisogna percorrere 71 giri del tracciato per raggiungere i 305 km necessari al completamento di un Gran Premio. Vi invito ora a salire su una monoposto con me per fare un giro del tracciato. Dal rettilineo principale ci portiamo all'esterno, stacchiamo in trail braking e ci portiamo in terza, cercando di stare a sinistra per poi buttare giù il gas e inserirci in curva 2. Lottiamo con la forza G in curva 3, poi sugli RS per continuare a spingere come a voler sfondare il pedale dell'acceleratore fino alla curva 4. Di nuovo in trail braking, poi mangiamo tutto il cordo all'esterno, sfruttiamo l'interno e lasciamo scorrere la vettura all'esterno per lanciarci al meglio su questo rettilineo che porta in un punto molto tecnico. Buttiamo giù 2 marce, poi di nuovo giù tutto, tenendo l'auto in pista di forza, portandosi all'esterno, poi via 3 marce e dentro alla 8. Gestiamo l'enorme potenza del motore mentre ci lasciamo cadere dentro questo tornante che esce in salita, puntiamo il muro con il muso, non si vede ma la pista va lì, quando la vedi è già ora della staccata. Portiamo più velocità possibile fuori dalla 10, la 11 si sta tenendo tutto giù sfidando la tenuta della vettura al massimo per poi appoggiarsi sul cordo all'esterno e ultima staccata di nuovo in terza per gestire la potenza e
spararsi sull'enorme doppio curvone che porta al traguardo, disegnando una linea morbida per non perdere velocità, spalancando il DRS appena possibile per poi far urlare il motore fino a tagliare il traguardo. In Brasile si sono sempre visti molti sorpassi nonostante la tortuosità della pista. A parte i due interessati dalla possibilità di aprire l'ana mobile sui due rettilinei DRS, si sono visti sorpassi in molti altri punti, tipo la staccata e relativa entrata di curva 6 e 7, i tentativi qui si possono protrarre fino a curva 8, mentre un altro punto utile per tentare la manovra è tra le curve 11 e 12. Attenzione però che le lotte possono essere protratte nelle curve successive alle zone di DRS e qui è dove spesso avvengono i duelli migliori e dove c'è più spettacolo. Siamo arrivati alla storia. Il Gran Premio del Brasile si è disputato dal 1973 al 2019 con validità per il Mondiale di Formula 1. Anche nel 1972 si svolse, però non era valido appunto per il campionato. La gara è stata spesso programmata a inizio o fine campionato per sfruttare l'estate australe. Come già detto precedentemente, la gara ha avuto sede quasi sempre sul circuito di Interlagos. Per quanto riguarda quasi tutti gli anni 80, però, la gara è stata spostata sul circuito Jacarepaguá, vicino a Rio de Janeiro. Nel 2004 viene spostata da aprile a ottobre in modo da evitare il rischio di pioggia torrenziale che aveva segnato l'edizione dell'anno precedente, mentre nel 2006 si pensò ad uno slittamento a novembre con lo scopo di facilitare il calendario che iniziava a farsi più denso di gare. Pensate adesso. Per la prima volta il 25 settembre 2005 il titolo mondiale piloti viene assegnato durante la gara con la vittoria di Fernando Alonso su Renault. La stessa situazione si ripeterà durante il Gran Premio dell'anno successivo, sempre interessando Alonso. Il 21 ottobre 2007 un altro pilota vincerà il titolo mondiale durante questo Gran Premio. In questo caso stiamo parlando di Kimi Räikkönen su Ferrari, conquistando il titolo con un solo punto di vantaggio sulla coppia McLaren-Mercedes. Nel novembre del 2008 il Gran Premio rappresenta di nuovo una gara decisiva, ma questa volta non in favore della Ferrari, purtroppo. Gli ultimi giri sono rocamboleschi, caratterizzati da una forte pioggia. Tutte le vetture, a parte le Toyota, optano per il cambio gomme. A 3 giri dalla fine, Vettel si porta al quarto posto, favorendo indirettamente Massa, che in caso di vittoria e nel caso in cui Hamilton non arrivi quinto o più in alto, si aggiudicherebbe il mondiale. Ma a 3 curve dalla fine il britannico supera il pilota della Toyota che sta annaspando con le gomme da asciutto sul bagnato e che non riesce a tenere la vettura in pista e si aggiudicherà così a sorpresa il mondiale piloti. Tutto questo battendo il povero Felipe Massa di un solo punto. Sempre durante questo Gran Premio, nel 2009 viene assegnato il titolo piloti a Jenson Button, mentre nel 2010 la gara risulterà decisiva per il Mondiale Costruttori, vinto dalla Red Bull. L'edizione del 2020 viene annullata a causa della pandemia e a partire dall'edizione 2021 la gara cambia denominazione diventando ufficialmente Gran Premio di San Paolo. Dopo lunghe trattative iniziate nel 2020, che inizialmente prevedevano uno spostamento della gara all'autodromo a Rio de Janeiro, gli organizzatori della gara raggiungono un accordo con Liberty Media, grazie al quale la gara resta sullo storico tracciato e subisce un cambio di denominazione in omaggio al maggior coinvolgimento del governo locale. L'accordo garantirà la presenza del Gran Premio nel campionato fino al 2025. La disputa dell'edizione del 2022 era stata messa in discussione a causa della sua vicinanza con le elezioni brasiliane. Questo ha sollevato discussioni sulla sicurezza dell'evento a causa dei disordini in strada. La decisione finale sullo svolgimento o meno della gara viene rilasciata solo 12 giorni prima della data prestabilita. L'evento si svolge poi regolarmente. Siamo arrivati alle curiosità. E la prima è che questo è uno dei pochi circuiti tra quelli utilizzati nel campionato di Formula 1 a girare in senso antiorario.
All'interno del tracciato c'è anche un cartodromo che è intitolato all'amato pilota brasiliano Ayrton Senna da Silva. Sono 5 i piloti brasiliani ad aver vinto il Gran Premio di casa: Hamilton Fittipaldi negli anni 73 e 74, Carlos Pace, a cui è intitolato il circuito, nel 75, Nelson Piquet negli anni 83 e 86, Ayrton Senna nel 91 e nel 93 e Felipe Massa nel 2006 e nel 2008. Nel 2011 era stata progettata una chicane che doveva sostituire la curva do Café. La chicane venne fatta, ma al contrario, invertendo entrata ed uscita. La gara fu cancellata, ma ciò non risparmiò agli organizzatori una vera e propria figuraccia mondiale. Il record assoluto di velocità sul giro della pista appartiene a Valtteri Bottas. Il tracciato fa anche parte dei circuiti utilizzati dal campionato del mondo Endurance. All'interno del weekend di gara dello scorso anno hanno assistito 236.000 spettatori, battendo il record della pista segnato l'anno prima durante il Gran Premio inaugurale. Per quanto riguarda il Gran Premio del Brasile, il pilota con più vittorie è Alain Prost, ne ha conquistate ben 6, ma con il cambio di nome a Gran Premio di San Paolo sono i due piloti Mercedes ad avere a parità il maggior numero di vittorie, ovvero una sola ciascuno, Hamilton e Russell. Parliamo ora di sicurezza, perché purtroppo la storia di questo tracciato è segnata da diversi incidenti fatali che si sono verificati nel corso degli anni in diverse categorie minori e nelle corse motociclistiche. Tutto ciò nonostante le importanti modifiche per la sicurezza avvenute nel 2007. Pensate che purtroppo, soprattutto per quanto riguarda le competizioni motociclistiche, gli incidenti di cui stiamo parlando sono molto recenti. Curva 1 è un punto in cui spesso avvengono molti contatti e un altro punto critico è quello di curva 8. Nonostante il passato burrascoso di questo tracciato, attualmente per la Formula 1 non è particolarmente pericoloso, ma alcune barriere sicuramente andrebbero riviste anche per questo tipo di competizioni, soprattutto però per le competizioni minori e per le competizioni motociclistiche. Mentre per la Formula 1 il problema principale sono le barriere, che costeggiano la pista da ambo i lati nella zona del rettilineo principale e che risultano molto vicine anche nel secondo rettilineo, punti che nella storia hanno visto molti incidenti ad alto rischio anche nella classe regina, nella Formula 1 e specialmente sul bagnato. Inoltre sono anche due punti ad altissima velocità, pensate che in entrambi i punti si raggiungono i 300 km/h, quindi sicuramente questo aspetto andrebbe rivisto e reso più sicuro. In conclusione, volevo dirvi che questo è uno dei miei circuiti preferiti del campionato di Formula 1, in realtà il secondo dopo Spa. Mi piace così tanto per il layout particolarmente roller coaster che richiede sempre un altissimo livello di concentrazione e perché ti fa pagare veramente a caro prezzo ogni minimo errore. Pensate che curva 1, che comunque è molto tecnica, è un punto in cui bisogna entrare in frenata e se perdiamo anche solo un filo di velocità, l'errore viene protratto fino a curva 4, facendoci perdere un sacco di velocità nel rettilineo e quindi arrivando a costarci anche un secondo. Questo è un aspetto molto bello di questo circuito perché richiede tanta concentrazione, ma ti sa ripagare tantissimo in termini di tempo sul giro quando incominci a capire come approcciare ogni singola staccata. Completare un Gran Premio risulta difficoltoso, risulta faticoso per le tantissime curve, per l'alta forza G e vi garantisco che anche solo sul simulatore di guida alla fine di una gara si ha veramente male alle braccia. È un circuito che chiede tanto, ma è sicuramente un circuito che dà tanto e che regala anche dei gran premi molto spesso spettacolari. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, ma non vi ringrazio più se non mi seguite anche al prossimo video. Ciao a tutti!